Lezione 1. Ricordi del falò. Venerdì scorso abbiamo arrostito i marshmallow. Sembra divertente. Hai cantato anche tu le canzoni del falò? Sì, abbiamo cantato alcuni classici. Tutti hanno aderito. Lo adoro. I fuochi da campo sono così accoglienti e nostalgici. Lo sono davvero. Unisce tutti. Hai raccontato qualche storia di fantasmi? Ovviamente. È una tradizione spaventarsi un po' a vicenda. È divertente. Adoro una bella storia di fantasmi. È stata una notte da ricordare sicuramente. Lezione 2. Apprezzare la diversità. Viaggiare ha ampliato la mia comprensione. È fantastico. Cosa hai imparato? Ho imparato ad apprezzare ancora di più la diversità. È così importante. Culture diverse ci insegnano molto. Assolutamente. Apre la tua mente a nuove prospettive. Hai visitato qualche luogo specifico che ti ha colpito? Sì, sono stato in diversi paesi dell'Asia. Oh, deve essere stata un'esperienza straordinaria. Lo è stato davvero. Non vedo l'ora di esplorare di più. Lezione 3. Impatto della letteratura. Ho saputo che un lettore da qualche parte è stato toccato da un libro. È potente. A quale libro ti riferisci? I versetti satanici ha commosso e intrattenuto molte persone. Posso vedere come scatenerebbe emozioni profonde. Sì, la letteratura può cambiare vite e prospettive. È affascinante come le storie ci uniscano tutti. Esattamente. Ti fa pensare al mondo in modo diverso. Adoro parlare di libri e del loro impatto sulla società. Anche io. È un ottimo modo per condividere idee. Lezione 4. Sviluppo urbano. Molti anni fa le imprese erano al centro della città. Sì, ho letto che quando le automobili sono diventate popolari, le cose sono cambiate. Esattamente. La gente ha cominciato ad allontanarsi dal centro. È interessante come sia evoluta la pianificazione urbana. Sì, e ora molte città stanno cercando di riportare indietro le persone. Lo adoro. Crea un'atmosfera comunitaria vivace. Giusto. Le città percorribili a piedi sono molto più divertenti. Ed è meglio anche per l'ambiente. Assolutamente. Più spazi verdi sono sempre un vantaggio. Lezione 5. Impatto sui social media. Cosa pensi dell'impatto dei social media sulla società? Ha effetti sia positivi che negativi, credo. Sono d'accordo. Mette in contatto le persone ma può anche diffondere disinformazione. Sì, è importante essere critici nei confronti di ciò che vediamo online. Esattamente. L'educazione all'alfabetizzazione mediatica è essenziale. Pensi che i social media possano essere una forza positiva? Decisamente. Può sensibilizzare su questioni importanti. Adoro vedere che le persone si uniscono per una causa. Sì, mostra il potere dell'azione collettiva. Lezione 6. Elementi essenziali per la casa.
Abbiamo bisogno di tavoli e lampade per ogni stanza. Sì, quelli sono essenziali. Dovremmo considerare anche il comfort. Giusto. Divani e sedie che invitano al relax sono un must. E non dimenticare l'arredamento. Aggiunge un tocco personale. Esattamente. Adoro mescolare gli stili per un look unico. Anche io. Fa sentire la casa come una casa. E le piante? Portano la vita nello spazio. Sì, sono ottimi anche per la qualità dell'aria. Penso che abbiamo un piano solido per la nostra casa. Lezione 7. Prime impressioni. Ciao, sono Chris. Piacere di conoscerti. Ciao Chris, mi chiamo Emma. Allo stesso modo. Allora, cosa ti porta a questo evento? Sono qui per fare rete e incontrare nuove persone. È fantastico. Mi sento allo stesso modo. Hai incontrato qualcuno di interessante finora? Sì, ho parlato con delle persone affascinanti. È fantastico. Spero anch'io di creare dei buoni collegamenti. Sfruttiamolo al meglio insieme. Lezione 8. Luce naturale. Apriamo le finestre e lasciamo entrare la luce del sole. Buona idea. La luce del sole può davvero illuminare la stanza. Rende tutto più vivace. In più fa bene al nostro umore. Sono d'accordo. La luce naturale è così importante. Preferisci spazi luminosi o un'illuminazione accogliente? Mi piace un mix, luminoso di giorno e accogliente di notte. È un equilibrio perfetto. Crea un'atmosfera calda. Esattamente. Una casa ben illuminata è così invitante. Lezione 9. Risparmio sicuro. Hai mai utilizzato una cassetta di sicurezza? Sì, ne ho uno presso la mia banca. È molto sicuro. È bello sentirlo. Cosa ci tieni dentro? Conservo documenti importanti e alcuni gioielli. Sembra una scelta intelligente. Pensi che tutti dovrebbero averne uno? Assolutamente. È un ottimo modo per proteggere oggetti di valore. Sono d'accordo. Dovrai utilizzare un'identificazione personale per accedervi, giusto? Sì, è corretto. Aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Questo ha senso. Dovrei prendere in considerazione l'idea di prenderne uno anch'io. Lezione 10. Connessioni future. Come sta andando il tuo sviluppo professionale? È stato fantastico. Recentemente ho partecipato ad alcuni workshop. Sembra interessante. Cosa hai imparato? Ho acquisito nuove competenze nella gestione dei progetti. È molto utile. Pensi che utilizzerai presto quelle abilità? Sì, ho un progetto in arrivo in cui posso applicarli. È emozionante. Ci rivediamo presto per condividere esperienze. Decisamente. Attendo con ansia le nostre discussioni future. Anche io. Il networking è molto importante nel nostro campo.
Lezione 11. Reperti di moda. Hai visto le ultime tendenze della moda? Sì, adoro i nuovi stili di questa stagione. Qual è il tuo marchio preferito in questo momento? Ultimamente mi piacciono molto i marchi sostenibili. È fantastico! Che tessuto preferisci? Adoro il cotone e il lino, sono così comodi. Oh, anche questo rientra nel mio budget. Cosa proverai? Sto pensando ad un nuovo vestito per l'estate. Sembra adorabile. Non vedo l'ora di vederlo. Lezione 12. Delizie culinarie. Cosa vuoi cucinare per cena? Sto pensando di fare la pasta con un sugo fresco. Sembra delizioso. Hai tutti gli ingredienti? Devo solo prendere un po' di mozzarella. Non dimenticare la mozzarella. Sì, farò in modo di procurarmelo. Cos'altro aggiungerai al piatto? Aggiungerò del basilico fresco e dei pomodorini. Perfetto. Passiamo ora alle idee del piatto principale. Lezione 13. Routine quotidiane. A che ora esci solitamente per andare al lavoro? Di solito parto alle 8:30. È presto. Ti piacciono le tue mattine? Sì, mi piace rilassarmi un po' prima di iniziare la giornata. Sembra carino. Hai una routine mattutina? Io faccio. Prendo un caffè e leggo un po'. È un ottimo modo per iniziare la giornata. Mi aiuta davvero a sentirmi preparato per il lavoro. Dovrei provare anche quello. Lezione 14. Rimanere adattabili. Come rimani aggiornato nel tuo campo? Leggo articoli e partecipo regolarmente a webinar. Ottima idea. È importante continuare ad imparare. Sì, non ci sono dubbi. Hai una fonte di informazioni preferita? Adoro seguire i leader del settore sui social media. È intelligente. Tenere d'occhio le tendenze è essenziale. Assolutamente. Mi aiuta a rimanere adattabile nel mio lavoro. Inizierò a farlo anche io. Lezione 15. Espressioni artistiche. Hai mai provato a creare la tua opera d'arte? Sì, mi piace dipingere come hobby. Sembra divertente. Cosa ti piace dipingere? Amo dipingere paesaggi e scene naturali. Questo è bello. Hai un mezzo preferito? Preferisco gli acrilici, si asciugano rapidamente. Mi piacerebbe vedere il tuo lavoro qualche volta. Mi piacerebbe condividerlo con voi. Magari possiamo fare una sessione di pittura insieme. Lezione 16. Routine di benessere. Come inizi la giornata? Sì, inizio sempre con un po' di stretching leggero e meditazione. Sembra rilassante. Lo trovi utile? Assolutamente. Dà un tono positivo alla mia giornata. Dovrei provare anche quello. Cos'altro fai? Di solito lo faccio seguire da una sana colazione.
È una combinazione fantastica. Qualche colazione preferita? Adoro la farina d'avena con la frutta. Sembra nutriente. Ci proverò. Lezione 17. Voglia di viaggiare. Hai in programma qualche viaggio a breve? Sì, ho un viaggio in programma per il mese prossimo. È emozionante. Dove stai andando? Vado in Europa per un paio di settimane. Oh. Sei stato morso dalla passione per i viaggi? Decisamente. Adoro esplorare nuove culture. È fantastico. Cosa c'è nel tuo itinerario? Ho intenzione di visitare l'Italia e la Francia. Sorprendente. Non vedo l'ora di sapere tutto. Lezione 18. Revisione del prodotto. Hai visto il lancio del nuovo prodotto? Sì, l'ho fatto. Sembra davvero interessante. Sono d'accordo. Quali caratteristiche ritieni siano più impressionanti? Il design è elegante e la funzionalità sembra di prim'ordine. Decisamente. Penso che potrebbe davvero distinguersi sul mercato. Assolutamente. Dovremmo rivederlo quando arriverà. Sembra un'ottima idea. Possiamo condividere i nostri pensieri online. Sì, e magari confrontalo anche con prodotti simili. È un buon piano. Aiuterà gli altri a fare scelte informate. Lezione 19. Opportunità di networking. Come trovi solitamente nuove opportunità? Mi rivolgo quando ho opportunità rilevanti o ho bisogno di consigli. È intelligente. La rete è così importante. Sì, può aprirti molte porte. Partecipi a qualche evento per incontrare nuove persone. Cerco di partecipare agli eventi del settore ogni volta che posso. Il networking durante gli eventi può essere molto efficace. Esattamente. È un ottimo modo per connettersi. Dovrei iniziare a farlo più spesso. Lezione 20. Viaggio nella salute. Hai iniziato il tuo nuovo piano sanitario? Sì, sono entusiasta di iniziare questo viaggio verso uno stile di vita più sano. È meraviglioso. Quali modifiche stai apportando? Mi sto concentrando sulla dieta e mi sto esercitando regolarmente. Sembra fantastico. La coerenza è fondamentale. Assolutamente. Voglio sentirmi più energico. Credo che lo farai. Hai fissato degli obiettivi? Sì, voglio correre una 5K entro la fine dell'anno. È un obiettivo stimolante. Puoi farlo. Lezione 21. Dinamiche di potere. Sapevi che l'Inghilterra non aveva un potere assoluto? Veramente? Ho sempre pensato che fosse una monarchia. Lo era, ma c'erano dei limiti al potere del re. Interessante. Quali erano questi limiti? Il Parlamento aveva un'influenza significativa sulle decisioni. Ah, quindi era un equilibrio di potere. Esattamente. Il re era l'uomo più potente, ma non onnipotente. Questa è una parte affascinante della storia. Lo è davvero. Capirlo ci aiuta oggi.
Lezione 22. Cambiamenti autunnali. Cosa ami dell'autunno? Il tempo inizia a rinfrescarsi e le foglie cambiano colore. Sì. È bello quando cadono le foglie. Mi piace anche indossare di nuovo giacche e maglioni. Anche io. È accogliente e confortevole. E in autunno si torna a scuola. È vero. Ti manca la scuola a volte? A volte, era divertente vedere gli amici ogni giorno. Concordato. Erano bei tempi quelli. Lezione 23. Costruire la fiducia. Come ti senti riguardo alla guida? Sono un po' nervoso, ma voglio acquisire fiducia al volante. È del tutto normale. La pratica aiuta molto. Sono d'accordo. Ho bisogno di più tempo al volante. Hai pensato di frequentare un corso di guida? Sì, penso che potrebbe davvero aiutarmi. È un ottimo modo per imparare in sicurezza. Esattamente. Inoltre, posso fare domande. Diventerai un professionista in pochissimo tempo. Lezione 24. Suggerimenti per la ricerca di lavoro. Qual è la tua strategia per la ricerca di lavoro? Per una ricerca di lavoro di successo, il networking è fondamentale. Sono totalmente d'accordo. È importante connettersi con gli altri. Sì, partecipare agli eventi di settore può davvero aiutare. Hai trovato qualche evento a cui partecipare di recente? Ce n'è uno la prossima settimana a cui ho intenzione di unirmi. È fantastico. Incontrerai così tante persone. Lo spero. Creare connessioni è fondamentale. Decisamente. Tienimi aggiornato su come va. Lezione 25. Flessibilità nei piani. Cosa ne pensi dei piani flessibili? Buona idea. Ti dà maggiore flessibilità se i piani cambiano. Esattamente. La vita a volte può essere imprevedibile. E avere flessibilità può ridurre lo stress. Sì, consente anche un migliore processo decisionale. Hai piani flessibili per questo fine settimana? Io faccio. Voglio mantenere aperte le mie opzioni. È intelligente. È bello seguire il flusso. Lo è davvero. Vediamo cosa succede. Lezione 26. Adattamento digitale. Come si stanno adattando le aziende ai cambiamenti tecnologici? Stanno investendo in strumenti digitali e formazione. Questo è essenziale per rimanere competitivi, giusto? Assolutamente. Migliora l'efficienza e la comunicazione. Hai visto qualche azienda farlo bene? Sì, alcuni sono davvero all'avanguardia nell'innovazione. È impressionante la velocità con cui le cose si stanno evolvendo. Sì, e crea anche più opportunità di lavoro. È vero. Il futuro del lavoro sembra promettente. Lezione 27. Dolce shopping. Sei entusiasta del nostro giro di shopping? Spero che andremo a fare shopping perché voglio comprare un sacco di caramelle.
Sembra divertente. Che tipo di caramelle ti piacciono? Adoro il cioccolato e le caramelle gommose. Yum. Mi piacciono anche quelli. Non dirò a mia madre che sto comprando caramelle. Buona idea. Può essere il nostro piccolo segreto. Sì, godiamoci le caramelle insieme. Assolutamente. Non vedo l'ora che arrivi la nostra giornata di shopping. Lezione 28. I sogni delle mascotte. Hai mai pensato a come sarebbe essere la mascotte di una squadra della Major League? Sembra divertente. Immagino che sarebbe emozionante intrattenere il pubblico. Sì, ma mi chiedo se sia altrettanto glamour come sembra. È vero, potrebbe comportare molto duro lavoro dietro le quinte. E che dire del costume? Deve fare davvero caldo lì dentro. Decisamente. Ma la gioia di far sorridere i fan potrebbe valerne la pena. Inoltre, potrai incontrare tantissime persone interessanti ai giochi. Esattamente. Potrebbe essere un ottimo modo per connettersi con i fan. Posso vedere come ciò potrebbe portare ad alcune esperienze indimenticabili. Lezione 29. Il potere della musica. La musica esiste da sempre. Perché pensi che ci colpisca così profondamente? Penso che parli delle nostre emozioni in un modo unico. Sì, può riportare alla mente ricordi o addirittura cambiare il nostro umore all'istante. Esattamente. Alcune canzoni possono farci sentire felici o addirittura nostalgici. Hai mai sentito una canzone che ti ha fatto piangere? Sì, è incredibile come una melodia possa toccare i nostri cuori in quel modo. La musica unisce davvero persone di culture diverse. Assolutamente. È un linguaggio universale che tutti comprendiamo. Questo è ciò che lo rende così speciale e senza tempo. Lezione 30. Shopping sfrenato. Se avessi molti soldi, comprerei tonnellate di vestiti. Veramente? Che tipo di vestiti ti piacciono? Adoro gli outfit trendy, soprattutto giacche e scarpe. Carino. Mi piace acquistare accessori e pezzi unici. Gli accessori possono davvero migliorare un outfit, no? Di sicuro. Aggiungono un tocco personale al tuo stile. Qual è il tuo accessorio preferito? Adoro le collane di tendenza. Possono far risaltare un outfit semplice. È un'ottima scelta. La moda è tutta una questione di esprimere noi stessi. Lezione 31. Giappone e sushi. Il Giappone è nella mia lista dei viaggi da fare. Ci sei mai stato? Sì, ci sono andato l'anno scorso. L'esperienza del sushi è stata fantastica. Com'è stato? Ho sentito che è molto fresco lì. I sapori erano incredibili e così diversi da quello che mi aspettavo. Hai provato a preparare il sushi da solo? Sì, ho seguito un corso. È stato divertente apprendere le tecniche. Sembra una bellissima esperienza. Mi piacerebbe provarlo. Dovresti. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con la cultura giapponese. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista quando visiterò.
Lezione 32. Riposo e relax. Il riposo è importantissimo per la nostra salute, non credi? Assolutamente. Ci aiuta a ricaricarci sia fisicamente che mentalmente. Cerco di dormire abbastanza ogni notte. E tu? Lo stesso qui. Mi piace anche fare brevi pause durante la giornata. È una buona idea. Può davvero aumentare la tua produttività. Esattamente. Anche pochi minuti di stretching possono fare la differenza. Qual è il tuo modo preferito per rilassarti? Adoro leggere un buon libro nel tempo libero. Sembra perfetto per rilassarsi. Lezione 33. Confronto dei prezzi. Quando fai acquisti, confronti i prezzi prima di acquistare. Sì, di solito vado in diversi negozi per trovare le migliori offerte. È intelligente. Aiuta a risparmiare denaro a lungo termine. Esattamente. Anche la qualità è importante, non solo il prezzo. Molto vero. A volte vale la pena pagare un po' di più. Assolutamente. I vestiti di buona qualità durano più a lungo. Hai un negozio di vestiti preferito? Adoro i negozi dell'usato. Lì puoi trovare oggetti unici. Anche questo è un ottimo modo per fare acquisti in modo sostenibile. Lezione 34. Discorsi sulle verdure. Hai provato a cucinare con aglio e zenzero? Sì, adoro il sapore che aggiungono. Quali verdure pensi che funzionino meglio con loro? Raccomando peperoni e broccoli. Aggiungono anche un colore fantastico. Sembra delizioso. Mi piace anche aggiungere le carote per un po' di dolcezza. Le carote sono una buona scelta. Danno croccantezza al piatto. Assolutamente. Li friggi o usi un altro metodo? Di solito li faccio saltare in padella per una cottura veloce. Li mantiene croccanti. È intelligente. Dovrei provare a friggere più spesso. Dovresti assolutamente. È un modo rapido per preparare un pasto sano. Lezione 35. Abbigliamento invernale. Come ci si prepara al freddo? Mia madre mi chiude la cerniera della giacca. A volte è un po' complicato. È carino da parte sua. E tua sorella? Si mette cappello e guanti prima di uscire. Sembra accogliente. Hai un outfit invernale preferito? Sì, adoro la mia sciarpa grande e soffice. Mi tiene caldo. Le sciarpe sono fantastiche. Ne devo prendere uno così. Dovresti. Fa una grande differenza nel stare al caldo. Ne cercherò uno questo fine settimana. Lezione 36. Acquisti intelligenti. Sì, rientra nel mio budget. Lo prendo. Ottima scelta. Lascia che ti chiami alla cassa. Avete sconti per i nuovi clienti? Sì, lo facciamo. Puoi risparmiare il 10% sul tuo primo acquisto. Eccezionale. Adoro risparmiare denaro. Rende lo shopping molto più piacevole. Esattamente. Allora,
Quali altre promozioni hai? Ne abbiamo uno. Ottieni la metà di sconto su articoli selezionati. Sembra un ottimo affare. Allora potrei prendere più oggetti. Lezione 37. Disordine mentale. Ne vale la pena, fidati di me. Veramente? Come aiuta? È anche come eliminare il disordine mentale. Sembra rinfrescante. Ne ho bisogno nella mia vita. Dovresti assolutamente provarlo. È liberatorio. Adoro l'idea di un nuovo inizio. È incredibile quanto puoi ottenere con una mente lucida. Ci credo. Hai qualche consiglio per iniziare? Basta fare piccoli passi e essere coerenti. Lezione 38. I preferiti delle vacanze. Ma le vacanze sono belle, è vero. Hai qualche tradizione natalizia preferita? Sì, adoro preparare i biscotti con la mia famiglia. Sembra divertente. Che tipo di biscotti fate? Di solito prepariamo gocce di cioccolato e pan di zenzero. Yum! Adoro i biscotti di pan di zenzero. Sono i migliori. E tu? Mi piace decorare l'albero con i miei amici. Sembra una bella tradizione. Lezione 39. Cucinare insieme. Posso aiutare con qualcosa? Sicuro. Potete tritare i funghi mentre io preparo la salsa. Suona bene. Come preferisci tagliare i funghi? Affettateli sottilmente, per favore. Fatto. Adoro cucinare insieme. Anche io. È sempre più divertente con un partner. Inoltre, puoi imparare nuove ricette in questo modo. Esattamente. Cosa prepariamo stasera? Stiamo preparando un delizioso piatto di pasta. Lezione 40. Gusti musicali. Mi piace la musica classica e un po' di country. Interessante. Cosa ti piace della musica classica? Ha una tale profondità ed emozione. Sono d'accordo. Può essere molto rilassante. E tu? Che musica ti piace? Mi piace il pop e l'indie rock. Sono così orecchiabili. Carino. Hai un artista preferito? Sì, adoro ascoltare Taylor Swift. Ha una grande narrazione nelle sue canzoni. Lezione 41. Racconti di viaggio. Ciao. Hai mai viaggiato in un nuovo paese prima? Sì, l'ho fatto. Può essere una vera avventura. Qual è stata la parte più emozionante del tuo viaggio? Mi è piaciuto provare il cibo locale. È stato delizioso. Sembra fantastico. Hai provato qualcosa di insolito? Sì, ho provato un piatto a base di insetti. Era croccante. Wow, non sono sicuro di poterlo fare. Ne è valsa la pena? Decisamente. È stata un'esperienza unica. Ti credo. Anch'io voglio provare cose nuove.